Dal Vangelo secondo Marco. Si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi venuti da Gerusalemme. Videro che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè non lavate. Una buona domenica a tutti. È la seconda volta che gli scribi e i farisei scendono da Gerusalemme. La strada è molto lunga, ci vogliono 3 giorni di cammino, quindi quando scendono vuol dire che hanno una missione importante da svolgere. La prima volta che sono scesi da Gerusalemme è stato dovuto al fatto che hanno sentito che la gente comincia a seguire Gesù e a credere nel suo messaggio e quindi si sono sentiti in dovere di mettere in guardia la gente. Hanno detto: state attenti perché lui cura i malati ma è in combutta con Belzebul. Belzebul non era il diavolo, era una divinità dei Filistei che curava le malattie e quindi gli scribi e i farisei dicono: guardate che Gesù è in combutta con questa divinità pagana, vi porta fuori strada, credete a noi perché siamo i custodi della Torah e delle tradizioni. Bene, adesso scendono una seconda volta da Gerusalemme perché sono giunte altre notizie sul comportamento di Gesù e sono preoccupati. Gesù deve aver fatto qualcosa di molto grave se scendono la seconda volta. Quali erano le notizie che erano arrivate? Che Gesù stava compiendo una cosa gravissima. Avevano visto i suoi discepoli che mangiavano pane con mani immonde, cioè senza che fossero state fatte le purificazioni richieste. Attenzione, questa non era una questione di igiene, perché le purificazioni venivano fatte dopo che si era già fatto il bagno, dopo che ci si era già puliti. È quella che è chiamata ancora oggi Netilat Yadayim, la purificazione delle mani. E era ed è ancora una vera ossessione. Guai non fare questa purificazione prima di prendere cibo. Da dove deriva questa disposizione? Dal libro dell'Esodo, dove vengono stabilite minuziose norme di purità per i sacerdoti, perché siccome devono entrare in contatto con Dio, Dio è il Dio della vita, quindi tutto ciò che è impuro deve stare lontano da coloro che si avvicinano al Signore. I sacerdoti dovevano fare tutte le loro purificazioni. Soprattutto le abluzioni dei sacerdoti erano definite in modo molto accurato e vedete come c'è un bacino di bronzo con dell'acqua alla quale i sacerdoti devono attingere per lavarsi le mani e i piedi prima di avvicinarsi all'altare per officiare, per offrire i sacrifici in onore del Signore. Queste prescrizioni dell'Esodo riguardavano soltanto i sacerdoti, ma erano poi state imposte anche a tutto il popolo e queste purificazioni erano tanto importanti che il Talmud, che è un libro sacro per gli ebrei, dedica un intero trattato sul modo come deve essere fatta la purificazione delle mani. Ancora un accenno a questa ossessione per le purificazioni. Negli scavi attorno alla spianata del Tempio, gli archeologi hanno trovato un centinaio di mikvot, che sono quelle vasche che vedete sullo sfondo, e vasche che al centro della scaletta avevano una prominenza per delimitare bene le due parti. Una era per la discesa, l'altra la salita. E se uno sbagliava, ritornava indietro dalla
parte della scala dalla quale era sceso doveva rifare la purificazione, immergersi di nuovo nell'acqua. Torniamo però alla purificazione delle mani, quella di cui ci parla il Vangelo di oggi. Il gesto di per sé aveva il suo significato, richiamava al pio israelita che il pane che lui mangiava era sacro, era un dono di Dio e quindi andava consumato e preso con mani pure. Qual era il problema? È che è facile dimenticare il significato di un rito, perché il rito può anche cambiare, serve soltanto per richiamare un messaggio, un valore che deve essere tenuto presente. Ma poi accade che si cerca di compiere il rito anche in tutti i dettagli più minuziosi e si dimentica il significato. E quando l'attenzione sull'esecuzione del rito diviene eccessiva, quando tutti i dettagli sono definiti in modo dettagliato, meticoloso, dobbiamo stare molto attenti, perché forse ci si sta concentrando sul rito e si è perso di vista l'essenziale. Sapendo di scrivere per un pubblico che non conosce queste abitudini dei giudei, l'Evangelista Marco sente il bisogno di spiegare ai suoi lettori questa ossessione dei giudei per le purificazioni. Ascoltiamo quello che ci dice. I farisei e tutti i giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, attenendosi alla tradizione degli antichi, e tornando dal mercato non mangiano senza aver fatto le abluzioni e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti. Chi va al mercato entra inevitabilmente in contatto con persone, con oggetti, con alimenti che, se sono venuti in contatto con qualche realtà pagana, divengono impuri. E chi va al mercato può anche inavvertitamente toccare un pagano, un oggetto idolatrico. Tornando a casa, deve fare le purificazioni. È il rito chiamato Netilat Yadayim, che va eseguito in modo meticoloso come prescritto dal Talmud. Provo a raccontarlo, così se per caso avete l'opportunità di andare a Gerusalemme e capite quello che fanno quando purificano le loro mani. Vediamolo nei dettagli. L'acqua deve essere versata sulle mani da una persona. Non ci si purifica direttamente dal rubinetto con l'acqua del lavandino. Deve essere messa in un recipiente che deve avere 2 manici, deve avere il bordo superiore liscio, deve essere integro, la qualità dell'acqua deve essere pulita, limpida, non usata per altri scopi, la quantità dell'acqua deve essere più di 1/4 di litro per ogni mano. E poi come avviene il rito? L'acqua deve essere versata anzitutto sulla mano destra per 3 volte e mentre l'acqua è versata sulla mano, la mano deve essere tenuta bene aperta perché l'acqua deve scorrere fra le dita e se ci sono degli anelli devono essere tolti perché tutta la mano deve essere purificata bene. Adesso la si purifica fino al polso, ma al tempo di Gesù bisognava purificare la mano fino al gomito e poi, dopo che è stata purificata la mano destra, bisogna purificare la mano sinistra. Allora il recipiente passa sulla destra e a questo punto può essere retto anche con un tovagliolo. Con la mano sinistra non si può prendere il tovagliolo. Poi, dopo che si è purificata la mano sinistra, bisogna lasciare un pochettino d'acqua con la quale
bisogna lavare ancora la destra. Poi viene pronunciata la benedizione: benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, che ci santifichi con i tuoi comandamenti e ci hai prescritto la purificazione delle mani. Solo dopo possono essere asciugate le mani, e bisogna stare attenti che prima di prendere il pane non bisogna dire nessuna parola, perché se uno parla prima di assumere il cibo deve ripetere ancora la purificazione. Bene, vista con i nostri occhi, la questione delle purificazioni sembra ridicola. Se noi vediamo certi atteggiamenti, certi riti delle altre religioni, subito notiamo il ridicolo, il comico anche, e non teniamo presente che forse coloro che non conoscono i nostri riti provano la stessa sensazione. Allora, quando qualcuno ci chiede la ragione dei riti che noi compiamo, se non sappiamo dare la spiegazione, dobbiamo insospettirci, perché forse siamo ridicoli agli occhi del non credente. I riti devono essere espressione di una fede, un significato devono avere. Quando non si riesce a dare il senso di ciò che si fa, allora vuol dire che siamo caduti nel ritualismo, si compie il rito, ma non si sa più che senso ha. Questo è anche pericoloso. Perché? Perché chi ha compiuto il rito si sente a posto con Dio, si sente puro, quando invece ha dimenticato l'essenziale, ciò che il rito significa. E adesso viene formulata l'accusa a Gesù. I tuoi discepoli non danno importanza, trascurano queste sacre tradizioni. Quei farisei e scribi lo interrogarono: perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono il cibo con mani impure? Gesù rispose loro: bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini, trascurando il comandamento di Dio. Voi osservate la tradizione degli uomini. Non so cosa avete pensato mentre descrivevo come avveniva e come avviene ancora oggi la purificazione delle mani fra gli israeliti. Ma di fronte a questa ossessione per le purificazioni, l'insistenza della tradizione di osservare queste purificazioni, il fatto che Gesù e i discepoli le trascurassero, non poteva che provocare lo sdegno, l'indignazione dei responsabili della religione di Israele. Difatti scendono per la seconda volta da Gerusalemme per mettere in guardia il popolo. Quest'uomo è un eretico, è pericoloso. Che cosa intendeva Gesù per mani pure e mani impure? Come mai lui trascura queste purificazioni con il rito della lavanda delle mani? Bene, le mani sono il simbolo dell'azione, sempre nella Bibbia. Le mani sono il segno delle opere che noi compiamo. Bene, le mani possono servire per dare vita o per dare morte, per fare del bene o per fare del male. Che cosa rende impure le mani? Il fatto di toccare un oggetto, il fatto di seppellire un morto, il fatto di accostarsi inavvertitamente a un pagano. C'è qualche creatura, qualche persona che può rendere impure le nostre mani
Per i farisei sì. La santità del popolo, difatti, dipende da questo distacco, da questa separazione da tutto ciò che è pagano. E quindi bisognava purificarsi, lavare tutto ciò che aveva toccato un qualcosa ritenuta impura. Per Gesù sono pure e possono toccare il pane dono di Dio non le mani lavate con l'acqua, ma le mani che hanno dato da mangiare, le mani che hanno dato da bere, le mani che hanno rivestito gli ignudi, che hanno curato i malati, che hanno rialzato chi è caduto. Queste per Gesù sono le mani pure, non quelle che sono state lavate. Non è un rito quello che purifica, ma sono le opere che sono compiute per la vita dell'uomo, e ciò che rende impure le mani sono le opere di morte. E allora Gesù risponde a coloro che gli hanno fatto l'obiezione: perché tu trascuri la tradizione degli antichi? E qui Gesù diventa davvero duro. Bene ha profetizzato di voi Isaia, persone ipocrite. Il termine ipocrita significa attore, un attore di teatro. Era proprio il tempo in cui cominciavano in Israele ad essere costruiti i teatri e entra proprio anche questo termine, hypocrites, ipocrita, attore. L'attore non si presentava con il suo volto, ma sempre con una maschera. Gesù dice: siete dei commedianti, siete persone che vogliono rappresentare una commedia religiosa che non interessa nulla a Dio. Fate pena, è ben altro ciò che Dio si aspetta. Non sono questi riti, Dio vuole il cuore. E Gerusalemme, il Tempio, era proprio il teatro di queste commedie per Gesù. Ci tenevano tanto a queste pratiche che nascondevano poi la mancanza dell'essenziale. E difatti Gesù richiama quelle che erano le accuse che avevano già fatto i profeti a questo popolo e cita Isaia. Bene ha profetizzato di voi Isaia: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. La mente, i pensieri, le sue scelte non sono quelle di Dio. Mi rendono un culto che è vano, insegnano dottrine che sono precetti degli uomini e trascurano il comandamento di Dio. Sono queste invenzioni degli uomini che non provengono da Dio. Il culto che gli scribi, i farisei rendono a Dio, dice Gesù, è inutile, è vuoto. Sono dei riti a cui non corrisponde il cuore, che è ciò che preme a Dio, quel cuore che ti porta a compiere azioni pure. E adesso Gesù spiega a tutti ciò che rende impuro l'uomo. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: ascoltatemi tutti e comprendete bene. Non c'è nulla fuori dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male, impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Gesù è davvero preoccupato che i suoi discepoli si lascino prendere dall'osservanza di tradizioni, di riti, di precetti umani e rischino di perdere di vista l'essenziale, cioè ciò che rende realmente impuro l'uomo.
E difatti introduce il suo discorso che lui adesso rivolge non solo agli scribi e ai farisei di quel tempo, ma alle folle, cioè oggi a tutti noi. E ritiene così importante quello che sta per dire che lo introduce con questa espressione: ascoltatemi tutti e comprendete bene. E spiega poi in modo chiaro ciò che rende impuro l'uomo. L'impurità, dice, non viene da fuori. L'impurità viene da dentro, viene dal cuore, ed elenca 12 comportamenti che rendono impuro l'uomo. Voglio notare subito che fra questi 12 comportamenti non ce n'è nessuno che riguardi Dio. L'impurità nasce quando ci sono dei comportamenti che ledono la vita del fratello. Vediamo allora che cosa esce dal cuore dell'uomo, cos'è che contamina l'uomo. Primo comportamento, le prostituzioni. Cos'è la prostituzione? La conosciamo bene, significa vendersi per denaro. Qui parla al plurale. Le prostituzioni sono tutti i modi con cui ci si vende per interesse. Ci si può vendere per fare carriera, ci si può vendere e si vende la dignità, si viene a patti con la coscienza per arricchire, è una prostituzione. Ci si prostituisce per avere un riconoscimento, è una prostituzione quando ci si inginocchia per ottenere vantaggi, per ottenere privilegi, per ottenere la benevolenza di un superiore, si è disposti addirittura a diffamare una persona per ottenere una promozione. Tutto questo è prostituzione. Sono tante prostituzioni quando ci si vende per interesse, si vende anche la propria dignità. Secondo, i furti, plurale. Il furto non è soltanto impossessarci di qualcosa che non ci appartiene, è la gestione scorretta dei beni di questo mondo che appartengono a Dio. Quando noi li accumuliamo egoisticamente per noi stessi, noi commettiamo un furto. Altri furti, quando noi sottraiamo a chi è nell'indigenza, quando noi rubiamo il buon nome perché siamo gelosi di una persona, quando rubiamo la dignità dell'altro, quando rubiamo il lavoro all'altro, sono tutti furti che ti rendono impuro. Gli omicidi, plurale. Non soltanto uccidere fisicamente una persona, ma quando gli si toglie un qualcosa che è vita, la gioia, il sorriso. Quando noi con la lingua, con la maldicenza, con la calunnia forse, togliamo all'altro la gioia di vivere, noi siamo degli omicidi. Gli adulteri, sempre al plurale, sono tutte le forme di infedeltà all'amore, tutte le ricerche del piacere egoistico che presuppongono l'asservimento dell'altro, si strumentalizza l'altro. Tutti questi sono adulteri, infedeltà all'amore. Le cupidigie, in greco è pleonexia, cioè pretendere e volere avere sempre di più, possedere di più, accumulare la felicità che è riposta nell'avere, nella cupidigia insaziabile. Per Gesù la gioia non consiste nell'avere di più, ma nell'amare di più, nel donare di più. Ricordiamo il detto di Gesù che non ci viene riferito dai Vangeli, ma che per fortuna Paolo ci ha conservato, che si trova nel suo discorso di Mileto, negli Atti degli Apostoli: c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Ecco, le cupidigie sono esattamente il contrario, ti distruggono come uomo perché tu fai dell'obiettivo della tua vita l'avere sempre di più
invece del donare sempre di più. Ciò che ti rende uomo, ciò che ti fa crescere, è l'amore, è il dono. Sappiamo che cosa fa il bambino. Il bambino, tutto quello che vede dice che è suo. Chi accumula è rimasto un bambino. Il figlio di Dio, che diviene adulto, che è cresciuto, è colui che vive donando, consegnando ai fratelli i propri doni. Ecco, chi invece accumula per sé, trattiene, non cresce, non fa crescere il bambino, che è il figlio di Dio che è in lui. Poi ci sono le malvagità, poneriai in greco, sono i pensieri maligni, pensare sempre male degli altri, cercare sempre il male nell'altro. Quante persone pie e devote provano questo bisogno incontenibile di tener d'occhio la vita degli altri e provano poi un piacere morboso di comunicare i propri sospetti e arrivano facilmente anche alla calunnia. Gli effetti nella vita delle comunità cristiane di questi pettegolezzi sono devastanti. Sono persone che guardano con sospetto le azioni degli altri e scorgono il male, le cattive intenzioni ovunque. Queste sono le poneriai, le malvagità. Poi, adesso al singolare, l'inganno è proprio di chi pensa al proprio interesse ed è disposto ad ogni imbroglio per ottenere gli obiettivi che c'ha in mente, che si è prefisso. E questo è l'inganno. Poi l'impudicizia. Il termine greco asselgeia non riguarda solo la sfrenatezza del campo sessuale, ma qualunque sfrenatezza vuol dire non avere freni nel bere, nel cibo, nel divertimento. È la mancanza di autocontrollo, il lasciarsi guidare da ciò che piace. La norma della vita è faccio ciò che mi piace. Questa è la selgeia, la mancanza di controllo. Poi l'invidia. In greco c'è ophthalmos poneros, che significa l'occhio cattivo, che indica l'avarizia, la paura che qualcuno mi sottragga qualcosa. È sempre il bambino che non si è sviluppato, pensa solo ad accumulare per sé, a trattenere per sé. Quando diviene uomo realmente, aprendo il proprio cuore ai bisogni dell'altro. Poi c'è la blasfemia in greco, che non è la bestemmia come noi intendiamo, ma il rifiuto della verità, l'opposizione alla verità, perché ci dà fastidio, non ci fa comodo, e allora la si nasconde. Ecco, questa è la blasfemia, l'opporsi alla verità. Poi c'è l'arroganza, hyperephannia in greco, è il mettersi sempre in vista, il riempirsi il petto, occupare sempre i primi piani. Questa non è grandezza, questa è una malattia. Ultimo comportamento che rende impuro, afrosine, la stupidità. Che cosa significa? È la stoltezza. Stolto nei Vangeli è colui che imposta la propria vita sui valori sbagliati. Chi accumula per sé invece di donare e alla fine della vita si vede requisire tutto, ha investito male, è stato stolto. Stoltezza è il sacrificare tutta l'esistenza per accumulare ciò che alla fine viene requisito. Tutte queste cose, dice Gesù, non vengono da fuori, vengono da dentro. E sono questi i comportamenti che contaminano l'uomo. E questi comportamenti stolti, insensati, folli, non vengono purificati dall'acqua lavandosi le mani,
è il cuore che va purificato e quindi questo cuore deve essere lasciato purificare dalla parola che viene dal cielo. Questa sì che purifica il nostro cuore, non il netilati yadayim, il lavarsi le mani. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana.